Asciugamani e lenzuola lavate e appese, legna sistemata, barbecue anche. Vamos ragazzi! Cucinino con lavadora, piccolo frigorifero, microonde, tostapane, c'è di tutto! Anche la moglie c'è! È ancora qui, non è ripartita alla volta dell'Italia, è ancora qua. Dopo l'ultimo video ancora sta con noi. Ancora qui e lotta con lui, con loro anzi. Qua siamo tornati al vecchio sistema di riscaldamento. Per tutta casa c'è solo questa stufa a legna, un po' piccolina secondo noi. Piccolo giardino all'inglese, queste cose ci piacciono da morire. Fuori c'è anche la tenerona bella pronta. Ampio open space con tavolo gigante dove abbiamo lavorato, mangiato, trabacato, fatto di tutto. Todo aquí. Scala aperta. Sopra c'è una camera matrimoniale, una cameretta e un altro bagno. Ho detto altro bagno perché al piano terra c'è un bagnetto con una piccola cameretta. Non vi ho detto dove ci troviamo, ma l'avete visto al video precedente, ci troviamo a Villarica. Questa struttura in questo periodo, metà aprile, quindi un po' fuori stagione, l'abbiamo pagata 51 euro a notte. La consigli? Sì, la straconsigliamo. C'è solo un problema che io riscontro in tutte le scale, ma è più una mia fissa, non c'è il corrimano né da un lato né dall'altro, quindi diventa un po' più problematico anche perché gli scalini sono molto stretti, quindi un piedone come Francesco deve mettere ogni volta il piede in orizzontale in modo da, insomma, da non planare di sotto e rotolare per la scala. Però credo sia un'usanza, ormai l'abbiamo appurato. Quando inizi ad avere una certa età ti lamenti del corrimano sulle scale, questa è la verità. Cioè cominci a vedere quei cavilli che prima proprio non notavi per niente e vabbè. Comunque, dopo 120 giorni alla partenza circa, ancora sorride e niente non è. Tenerona, versione Scania, già pronta. Avevamo anche il parcheggio privato per la moto, l'ho lasciata qua per 3 notti. Questo che vedete in legno è il nostro cancello che dava nella parte dietro della casa dove appunto ci sono gli stendini. La destinazione di oggi è veramente particolare, ma ve la racconteremo con calma. Prima però andiamo a trovare un motociclista che si trova qua vicino, a delle Cabagnas, è un amico in comune con una persona che ci segue, poi ve lo faremo conoscere. Vi faccio vedere una cosa dopo i chilometri percorsi lungo la spiaggia d'Ancud. Questa è la condizione delle gomme, questa è l'anteriore. Forse ce l'abbiamo fatta, cambiare le gomme qua in Sud America è veramente complicato e hanno dei costi allucinanti. Ma anche qua video pippone dedicato. So benissimo, me l'avete già scritto nei commenti, che devo fare 1000 video pipponi, ma ci fermeremo un po' più a nord per molto tempo per lavorare tantissimo, per mettermi in pari con i video, perché se controllate le date di pubblicazione con quelle che leggete in sovraimpressione all'inizio del video, sto circa indietro di un mese. Cercherò di mettermi in pari, ma ora dobbiamo assolutamente risalire perché qua sta arrivando il freddo quello vero, ed inoltre, cosa molto importante, dobbiamo fare attenzione ai nostri visti turistici al permesso di importazione della moto, ed importantissimo fare attenzione appunto alle stagioni, perché tutti i passi che collegano il Cile all'Argentina passano per la cordigliera. Parliamo di passi che arrivano anche a 5000 metri di altitudine, e se li affronti nel periodo sbagliato, ovvero fine autunno, inverno, inizio primavera, facilmente puoi trovare la neve, e con una moto così carica non è che sia proprio il massimo. Sara quasi pronta. Adesso andiamo al portone, raggiungiamo Francesco col cellulare di Antonietta che funge da telecomando per il portone. Chiamata effettuata, portone aperto. Vamos a riportare tutto. Riponiamo anche la chiave, la chiave nella caja. Allora. E lo lasciamo in ricarica perché il telefono era scarico. Chiudiamo la porticina. Ciao casa di Antonietta. Perfetto. Ok. Ora possiamo chiudere. Vamos. Prima che si chiuda il cancello, passo anch'io. È finalmente uscito il sole, stamattina era tutto completamente coperto. È quasi caldo adesso. Ora vi portiamo
andiamo a fare un giro di Villarrica, che è una città di circa 40.000 abitanti, ma è anche un lago dove sorge appunto la città ed è soprattutto un vulcano, il Villarrica, uno dei più attivi del Cile, 2850 metri d'altezza. Guardate le montagne, quello che ci offrono stamattina, una striscia ininterrotta di nuvole all'altezza proprio dei rilievi. Una delle vie principali di Villarrica, che si trova nell'estremità sud-ovest del lago Villarrica. Dall'altra parte, nell'estremità invece sud-est, si trova la città estremamente turistica di Pucón. Via Bernardo Higgins e Pedro Montt sono dei nomi estremamente ricorrenti qui in Cile. Scendendo dalla città di Pucón, nella parte sud-est si trova il Parque Nacional Villarrica, uno dei parchi nazionali più visitati del Cile grazie ai suoi laghi e ai vulcani. Questo parco include addirittura 3 vulcani: il Villarrica 2850 metri, il Quetrupillán 2360 metri e il Volcán Lanín proprio sul confine con l'Argentina, che non ha storia, 3747 metri. Questa è la Municipalidad de Villarrica, quindi municipio di Villarrica. La zona era abitata soprattutto dagli indigeni Mapuche. Tuttora ci sono i Mapuche e l'Araucanía, che è la regione dove ci troviamo, ha assistito spesso a qualche scontro tra gli indigeni e i coloni o i criollos, cioè le persone discendenti dagli europei nati nelle antiche colonie spagnole. Siamo appena usciti dalla città. Ora 13 km per raggiungere Peter. Non gli abbiamo detto nulla, non gli abbiamo mandato un messaggio, quindi sorpresa per noi, per lui e per voi. Comunque da quello che stiamo vedendo vive su un lugar bellissimo. Poi vi mostreremo la strada al ritorno, perché noi rifaremo la stessa strada, in quanto se continuiamo andiamo in Argentina. Qua siamo quasi arrivati, 1,5 km, 4 minuti. Peter dovrebbe essere un po' all'interno e non lungo lago. Allora qua sulla destra dovrebbe essere qua. Un po' di fanghi a terra con le gomme slick al massimo. La pioggia di questi giorni. Poi qua non batte mai il sole, quindi non si asciuga mai questa strada. Abbiamo imboccato una traversa boschiva. Estamos en el bosque. Siamo quasi. Diciamo che Peter si è ricavato un angolino in questo mondo abbastanza sperduto, e chi lo trova qua? In teoria qua sulla destra.
Il navigatore mi dice in fondo bienvenidos, forse qua? Ora vediamo, proviamo a contattarlo. Già va in Argentina? Quando? No sé, ayer Ah, ahí que, estos días. sí, y que llega hoy es miércoles mañana. Ah, Ok. Sí, así que no sé pues, si en la casa tendrá alguien. no, está bien. No, estaba por un saludo. Tenemos un amigo en Italia que es su amigo. Queremos saludarlo. Solo esto. Dijo que le había salido un viaje urgente. Exactamente. ¿Qué? Sì, Llegaba el jueves, sì. si mañana o en la tarde. Ah, ok. Ok. Torna giovedì o... Hoy no hay nadie. Sí, porque querían solamente saludarlo. Sì, Su entrada es más abajito. ok. Los vecinos igual porque conlindan los sitios, pero él vive ahí atrásito. Ok, è vicino ma è l'altra entrata, quindi Tiene la casa aquí al fondo, derechito para allá. perfetto. Grazie. En el campo amor es la entrada. Ah, Perfetto. muchas gracias. E buon dia, mucho gusto. Via. Tantissimi perros, bellissimi. Non siamo stati fortunati perché sembra che Peter sia tornato in Argentina proprio stamattina. Volevamo fargli una sorpresa, l'ha fatta lui. Esatto, le signore sono state gentilissime e ci hanno detto va bene, riferiamo che era per un saluto, dato che non ci siamo mai conosciuti, però è anche lui un motociclista e avendo un amico in comune avremmo avuto il piacere di stringergli la mano. Torneremo, non hai problema. Ora torniamo a Via Rica, benzina, panino. Cioè ragazzi, come tocco l'anteriore con le gomme quasi slick è impressionante. Massima attenzione, però dai che è rimasto pochissimo per sostituirle. Dai. Peter è proprietario di alcune cabañas che approfitteremo anche per visitare e per soggiornarvi, quindi se vi va di internarvi nel bosco tra Villarrica e Pucón sarà un piacere per voi e un piacere per Peter. Ripercorriamo a ritroso la strada che abbiamo fatto finora, che ci è sembrata muy preziosa. I was looking out the door, I was looking round for more. Didn't know it had everything I needed. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it, didn't know till we parted. Couldn't see the signs until you had enough and said goodbye. Wish I could go back to where we started. Wish that I could find a way to say sorry that I let you go, sorry that I got so cold. Wish I could go back to what we were. Know that I was stupid, I was but a fool then. Know that I was stupid, blew it, losing what we were. Tornate a Via Rica, benzina veloce ora. Per oggi dovremmo stare a posto con la benzina, ma visto che sono le 13:30 tiriamo fuori le nostre riserve, facciamo pranzo qua sul distributore perché c'è anche la macchina del caffè e quindi prendere il caffè post panino che è d'obbligo. Pranzo al sacco. Qua bisogna limitare il budget, ma al tempo stesso bisogna mangiare poco quando si è in moto perché poi prende l'abbiocco e scende la palpebra. Perlomeno quando l'età inizia a salire come noi con la barba bianca. Io barba bianca no, però capello bianco sì. Quindi se qualcuno lo vedete ragazzi, non li sistemo da dicembre, quindi abbiate pietà. Non lo scrivete nei commenti assolutamente perché sennò ragazzi chi la sente? Voi quando scrivete i commenti vi dovete mettere nei miei panni, poi sono io che me la sorbetto, quindi per favore fate attenzione. Questo è il bottino preparato dalla cocinera. Siamo in gita di quinta elementare ragazzi. Dentro cosa c'è? Allora, Fammi vedere cosa ho preparato. dentro hai bocadillos con jamón cocido E queso? y queso. Exactamente. Esto es para mí. Tieni.
Una banalità, però magari molti non lo sanno, il prosciutto crudo qua in Sud America non si trova. Se lo trovate a dei prezzi folli tipo 6-7 euro a letto, quindi noi evitiamo. Abbiamo evitato fino ad oggi, ma la storia potrebbe cambiare e fra qualche ora, arrivando al nostro destino, cioè alla destinazione di stasera, saprete perché. Tanta roba, oggi video moto barra culturale barra gastronomico. Comunque, per condividere l'ambientazione, questa è la nostra sala da pranzo. Tipo Versailles. Ma se c'è anche una bellissima macchina del caffè qua dentro. Sì, ma non è mia. Comunque vi faccio vedere una cosa: quando hai una moglie previdente, dopo 2 panini mangiati ce ne sono altri 5. Ho un po' esagerato. Ogni volta è come se lei va in guerra, ogni volta che partiamo deve avere da mangiare per giorni e giorni. Ma io sono cresciuta a Corridonia, nelle Marche, quasi nata in campagna, cioè così si faceva. Cioè la prima domanda che mi fa mia madre e che mi faceva mia nonna era: hai mangiato? Come succede a quasi a tutti gli italiani, forse più agli italiani del centro-sud, mettiamola così. Io faccio parte di questo, ecco, questo è il mio mondo. Ahora sí. Ushuaia y toda la carretera austral. Toda la carretera austral, hermoso. ¿Y aquí en Villarrica qué lugares conocieron? No tanto, porque trabajamos en YouTube, escribimos y... Esta fecha todavía se puede pasar. También el Santuario Alcañi, que es muy bonito, queda cerca. También todo es para Ruta Pucón. Ok, para la Ruta Pucón. perfetto. Depende de la velocidad, entre 4 a 6 horas Ok. caminando. Ah, ok. Ahí no pueden ir en... No en moto. No en moto. Pero yo creo que volvemos porque este Araucanía es Preciosa, ¿cierto? muy preciosa. Tiene Los- mejores carreteras, mejores senderos. Está Ok. todo mejor que acá. Aquí los caminos son más o Non menos. so, nomás. preferisce il vulcano Sorno e i suoi sentieri perché la strada è migliore, quella insomma del vulcano, quella dove siamo passati intorno al lago Llanquihue. Esto no está muy lejos, ¿ah? Non No. è molto lontano. Pueden ir tomar Ruta Pucón, pero claro, como les digo, tienen que caminar harto, son como 8 kilómetros. Non è molto lontano da qua, però bisogna camminare 3 o 4 ore, quindi non con la moto, non si può fare con la moto. Ci vuole tantissimo tempo per visitare e poter lavorare tantissimo, ragazzi. Non avremmo mai immaginato così Aquí tanto. pueden llegar en moto, po. Los ojos del Caburga, No, ¿no? No, ¿dónde Llegan sta? en moto. Ah. Camino Pucón, Caburga, yo creo que de aquí son 40 o 50 kilómetros. Todo señalizado para Todo llegar. segnalizzato. Sí, a ver. Da vedere, Muchas assolutamente. gracias. Muchas gracias. Grazie. Mucho gusto. questa forse è la parte più bella di viaggiare in moto, perché la moto è come se fosse una calamita, anche per chi non va in moto, bene o male attrae. Poi quello che ancora mi stupisce, ma non ha ragione di stupirmi, però quello che ancora mi stupisce è che vedono la targa ma non riescono a collegare. Lo salutiamo intanto. Intanto guardate l'auto. Anche qua ci sarebbe da fare un video pippone su tutti i brand che esistono qua in Sud America, che non esistono in Europa, ma comunque ci sono delle auto rapporto qualità-prezzo da valutare. Osservano la moto, guardano la targa, ma ogni volta poi finiscono per chiederci da dove venite. In Sud America c'è proprio la scritta. Se sei in Argentina o se incroci un'auto argentina c'è proprio nella targa scritto Repubblica Argentina. Se incontri una targa cilena c'è proprio scritto Cile. Non puoi sbagliare. Per noi è normale avere le targhe europee e riconoscere i simboli delle altre nazioni, degli altri stati, per loro no, puntualmente ci chiedono da dove veniamo. Caffè espresso, No, in realtà è un mocaccino, l'abbiamo voluto noi così. mantequilla, maiale. Guardate quanto sta arrabbiata. Triste inconveniente con la ragazza della casa che abbiamo appena lasciato qui a Villarrica. Stai tranquilla, perché poi lei va distinto e Sì. non va fatto calma, Io pensa sono a molto 5 minuti. istintiva, però non è giusto ragazzi, non è giusto, soprattutto quando non è vero. Prendo in mano la camera io che sono un po' più diplomatico e ragiono 5 minuti prima di parlare. Però è successa una cosa che vogliamo condividere, condividiamo tutto. Queste cose non ci piacciono e non vanno bene. Noi, come sapete bene, prendiamo strutture con cucina, lavadora, c'è di tutto per lavorare, per vivere, per fare una vita normalissima. Abbiamo, tra virgolette, girato il mondo veramente, in tantissimi posti siamo stati, non abbiamo mai avuto un problema.
Ora, mentre facevamo pranzo, ci arriva una foto su WhatsApp nel contatto della proprietaria della struttura che abbiamo appena lasciato con dei graffi su un frigorifero e c'è scritto cosa è successo al frigorifero, dandoci indirettamente la colpa. Chiaramente ragazzi, noi avevamo trovato tutto com'era, ma ci mancherebbe altro. C'erano dei graffi sul frigorifero, la casa aveva delle imperfezioni, ma non importa, va benissimo così. Il dispiacere è stato quello di incolparci di una cosa che abbiamo in realtà trovato. Doppiamente ingiusto, perché nella casina, e non lo volevamo dire ma adesso lo diciamo, erano compresi gli asciugamani. Gli asciugamani lei ha detto che non erano compresi, va bene, vi do quelli miei, prendeteli su quel cassetto, però prima di andare via li lavate. Li abbiamo lavati, li abbiamo stesi, non è bastato. È la prima volta che ci capita, non è giusto, gliel'abbiamo scritto, non è la verità e non è giusto. Altra cosa, ci siamo scambiati dei messaggi per WhatsApp e gli ho detto anche, grazie al lavoro che facciamo, che abbiamo filmato la casa quando siamo entrati. Guarda caso, quando le abbiamo detto che abbiamo il video di quando siamo arrivati, il tono è cambiato. Dispiace anche per un'altra cosa, è la prima persona che non ci saluta quando ce ne siamo andati. Ci hanno sempre messaggiato o ci sono venuti a trovare prima che noi lasciassimo la casa. È la prima volta che succede. Chiuso e non se ne parla mai più. E qui torniamo sempre al solito discorso che per tutelarsi bisogna sempre avere le prove, ma non sempre è possibile averle. Sara in versione ignorante, l'avete conosciuta, non è cattiva, però quando gli si chiude la vena fa fatica a gestire la situazione. Non è successo nulla, però ripeto, non si fanno queste cose. Sì, posso sembrare eccessiva, però non sopporto l'ingiustizia, che venga fatta a me o che venga fatta agli altri. Quando la cosa è ingiusta perdo lucidità. Mi dispiace per quello che è successo, perché non avevamo assolutamente colpa e il solo fatto di approfittarne mi fa chiudere la vena. Pranzo finito, panini finiti, dolci mangiati, caffè preso, vamos, che abbiamo circa 250 km da fare, direzione nord, direzione caldo. Vamos! Ovviamente fateci sapere nei commenti il vostro punto di vista a riguardo, ma non tanto della situazione in sé quanto del fatto che a Sara gli si chiude la vena. Italiano. Aspettate ragazzi, mentre stavamo per partire arriva un signore con un telefono in mano e ci chiede: ma ustedes, Frex Affair? Con il nostro video Ancud. Gracias. Chiloé, la grande. Chiloé. La grande. Sí. Hermosa, Precioso. muy linda, preciosa. Especial para los turistas, hoy vienen muchos turistas para acá en moto. No, mucho brasilero. Muchos brasileros. Español igual, el año pasado Sí. andaban hartos españoles. Italiani? No tanto italianos, polacos anduvieron igual harto el año pasado. Ante Covid? Antes del COVID, Ok. sí. Tengo un taller ahí, le reparaba motos a los motoviajeros. Ah. Entonces ahí conocí muchos motoviajeros que le hacían la mantención. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? se llama? Taller Eddie Carvi. ¿Moto Yamaha? Sí, Yamaha y motos más chicas. Andan Ah. unos colombianos que es una pareja de jóvenes, pero andan en una Apache 190. Ah, ok. Igual, con maletas, con todo. Y cuando llegaron al taller, empiezo a sacar las maletas. Igual pensé que era una moto grande. La Africa Twin, dije yo que me encanta esa moto. Ah, Empiezo a sacar todas las maletas y quedó así una motito. Era una Apache 190. Pero no, muy buenos amigos, sí, ellos. Viajeros Real se llaman ellos. Ok. Son de Colombia, sí. ¿Cuál es la mejor moto? No, para mí la Africa Twin. Africa Twin. Africa Twin. Y después está la BM, que es como la madre de las motos de ruta. Y la Super Tenere. Sí. ¿Mejor Africa Twin o BMW GS? Claro, la YS, la 1200. ¿Cuál es la mejor? La Africa Twin. ¿Por qué? Me gusta más esa moto. No sé. piace di più. Acá, la cubierta es un problema. Acá es muy caro el tema de los repuestos de moto. Es carísimo. ¿Por qué? Porque no hay mucha producción de motos. Ok. No están todavía en masa. A diferencia de Colombia. Differenza di Brasile. Sí, en Brasil también, allá son baratísimos. Pues acá no, acá. Se venite qui a Villarrica potete usufruire dell'officina di, ¿cómo es tu nombre? Edgardo Martínez. Edgardo Martínez. Tiene Un taller para reparar motos. Para reparar moto. Sí, mantención, automotriz y todo. E De il todo. nome preciso? Eddie Carvi. Eddie Carvic, cercatelo, qui a Villarrica. Cioè ragazzi, passiamo da insulti ricevuti da Airbnb a propaganda, c'è di tutto su questi video, c'è di tutto. Grazie. Edgardo, grazie.
Tra gioie e dolori si riparte. La gente cilena che saluta comunque e sorride quando per ricambiare al saluto e al sorriso. Mai fare l'errore, lo dico in primis a me stessa piuttosto che all'obiettivo e a voi, mai fare l'errore di generalizzare nei confronti di un popolo per un fatto spiacevole. Mai farlo. Devo fare attenzione. Take it to the